Salve a tutti amici e benvenuti sul canale. Se questa seconda parte del video dedicato a Sakura dovesse piacervi, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste già fatto. Bene, e adesso torniamo alla nostra bella Sakura. Sakura è stata creata dalla Capcom con l'intento di attrarre al mondo dei picchiaduro una popolazione che solitamente preferiva altre categorie di videogiochi. Le ragazze. Quando la casa di Osaka realizzò la bella studentessa, lo fece con la chiara intenzione di far sì che le ragazze che frequentavano le scuole superiori si riconoscessero in lei il più possibile, e a tale scopo la caratterizzarono con una cura chiaramente superiore alla media degli altri personaggi. Anzi, oserei dire che nel realizzarla tutto lo staff e soprattutto uno dei suoi realizzatori ci ha messo l'amore. Eh sì, infatti una leggenda racconta che nel realizzare la graziosissima Sakura, uno dei disegnatori che l'ha caratterizzata le ha inconsciamente o volutamente donato i tratti somatici di una ragazza, della quale era segretamente innamorato quando frequentava le scuole superiori. Che la leggenda racconti il vero oppure no, io trovo che la cosa sia tremendamente romantica, non trovate? Che ci volete fare? Sono un sentimentale. Tornando alla cura riposta nella realizzazione della nostra bella studentessa, notiamo che ciò risulta evidente anche osservando il numero delle sue pose della vittoria, decisamente più alta della media degli altri personaggi. Dopo una vittoria, Sakura si carica psicologicamente, eseguendo delle mosse emettendo anche un poderoso e divertente grido di battaglia. A volte lo fa con un'enfasi tale che una delle sue sneakers si sfila dal suo piede e la colpisce buffamente in testa, strappando un sorriso a chiunque si trovi dall'altra parte dello schermo. Sakura è una ragazza fresca, spontanea, carina e dolcissima. È entusiasta della vita, è solare e a volte, quando è felice, lo manifesta ballando, improvvisando un passo che, ne sono certo, più di una ragazza giapponese e non solo deve aver imitato. Inoltre, per la gioia dei maschietti, che non erano stati dimenticati dalla Capcom quando la fanciulla è stata creata, in una delle sue pose della vittoria, ma anche durante l'esecuzione di alcune delle sue mosse, lascia inavvertitamente intravedere, per alcuni brevi istanti, le sue mutandine, in modo però molto innocente, ovviamente. Dopotutto, Sakura è una ragazza delle scuole superiori. Non è e non vuole giustamente essere una provocante bomba sexy. Inoltre, è talmente carina che non ha bisogno di vestire in maniera provocante. Qualora volesse sedurre un ragazzo che le piace, le basterebbe essere se stessa e lo conquisterebbe con la sua dolcezza e spontaneità. Non trovate? In Street Fighter V la vediamo combattere contro Karin perché quest'ultima, come già accennato, la sfida a combattere tutte le volte che ne ha l'occasione, dato che considera Sakura la sua rivale per eccellenza. Sakura è ormai cresciuta e comincia a avere dei dubbi circa la strada che ha intrapreso. Essere forti o diventarlo ancora di più. È questa la vita che voglio condurre? È questo ciò che mi rende felice? Kanzuki le risponde in buona sostanza che non comprende e non condivide questi suoi dubbi e che è certa che Sakura non parlerebbe così se Ryu fosse lì, ed infatti le è bastato solo nominare l'idolo della sua amica per suscitarne l'euforia. Kanzuki le dice che ha convocato diversi lottatori, incluso Ryu, per far fronte a una crisi non meglio specificata, della quale però sapremo di più in seguito e che quindi certamente ora si trova nelle vicinanze ad allenarsi come fa sempre. A Sakura è bastato sapere che Ryu era in città per invogliarla a misurarsi nella lotta con lui, ma non solo. A lei piacerebbe moltissimo intraprendere un viaggio di allenamento in giro per il mondo insieme a lui, ma sa che non può farlo, date che le sue entrate finanziarie sono quelle di una ragazza normale che fa un lavoretto part-time in una sala giochi
ove tra l'altro avrà una piccola divergenza di opinioni con il simpatico Blanca, cosa che possiamo vedere osservando queste immagini. I can't stand it! I think Blanca-chan is cuter than this! It's broken. I didn't mean it. It's so weak. This wouldn't last even a day in the jungle. Hey you! Please don't bang on the machines! You broke it! Hold it right there! Now the hunt begins! I didn't realize it was you, Jimmy-san! But you can't go around destroying game machines! Sakura, I'm sorry. It's just... Ah, so this is a Blanca-chan doll. I understand. Maybe I can ask the manager if we can put the Blanca-chan dolls in the crane game. Dopo aver terminato la giornata lavorativa, la bella Sakura si incammina per tornare a casa, riflettendo su quanto è difficile avere pazienza con i clienti e se la vita che sta vivendo è davvero quella che desidera. Sakura è cresciuta e lottare non è più, giustamente, l'unica cosa che desidera fare nella vita. Le piacerebbe fare l'insegnante per mettere a frutto i suoi studi e prendere una paga più alta di quella che riceve svolgendo il suo lavoretto part-time. Inoltre, comincia a valutare l'idea di sposarsi, di avere un uomo accanto ed invecchiare accanto a lui. Mentre è rassorta nei suoi pensieri, si materializza quello che probabilmente ha il volto dell'uomo che lei vorrebbe accanto e come padre dei suoi futuri figli, il buon Ryu. Sakura rimane molto stupita da questo incontro casuale e allo stesso tempo provvidenziale e voluto dal destino. Ryu le spiega qual è il vero motivo per il quale Karin Kanzuki l'ha convocato. Pare che qualcosa stia turbando la sua migliore amica. Da ciò si evince che Karin aveva convocato Ryu proprio per aiutare Sakura e la crisi di cui parlava è quella esistenziale che sta vivendo la sua amica e rivale. Ryu, a quel punto, aiuta Sakura a trovare le risposte che cerca, combattendo. Ormai si sa, è così che i personaggi della Capcom risolvono buona parte dei loro problemi, combattendo. Alla fine dell'incontro, Ryu si complimenta con Sakura dicendole che è migliorata parecchio e che è maturata anche come persona, ed io sono sicuro che Ryu ha notato che Sakura ormai non è più la ragazzina che aveva conosciuto in Street Fighter Alpha 2, ma una donna, una vera, magnifica e bellissima donna. A quel punto Sakura dice a Ryu che, dato che per quanto una persona possa diventare forte, un giorno morirà e gli chiede se ha senso passare una vita in solitudine alla ricerca della vera forza. Ryu, in un primo momento, pensa che Sakura le stia nuovamente chiedendo di prenderla come allieva e le risponde che ciò per il momento non è possibile. Devo dire che è apparso molto più gentile questa volta nel rifiutare, il che, secondo me, la dice lunga sul fatto che i due si stanno avvicinando. Sakura chiarisce l'equivoco dicendogli: il discorso è simile, ma ciò che intendevo dire è
avere figli per creare nuovi legami nelle nostre vite. Ryu risponde che non ci aveva mai pensato, ma che anche una scelta del genere richiede forza e della cosa ne è convinta anche la nostra dolce Sakura, la quale, dopo questa conversazione, si rende conto che ciò che vuole davvero è sposare l'uomo che ama ed avere dei figli. Nel dirlo, la giovane si avvicina d'impulso a Ryu, così tanto che è facile comprendere che l'uomo con cui vorrebbe realizzare tutto ciò è proprio lui. Ryu è molto contento di averla aiutata e di vederla di nuovo felice, ma non è chiaro se si sia reso conto di ciò che Sakura prova nei suoi confronti. Ryu, combattere va bene, ma non ti farebbe male cercare di comprendere almeno un minimo la psicologia femminile. Sakura, dopo quel gesto spontaneo che le è venuto dal cuore, si rende conto che si è avvicinata troppo a Ryu e che forse ha palesato fin troppo quello che prova per lui. Inoltre, riflettendo, dato che gli ha parlato di figli, ha avuto la sensazione di essere stata troppo sfrontata e che potrebbe avergli dato l'impressione di avergli chiesto di avere un figlio insieme, cosa che in realtà Sakura, a giudicare dalla sua espressione e dal rossore delle sue guance, vorrebbe davvero, solo che non immediatamente. Avere un figlio è una cosa che vede nel suo futuro, ma non subito. La storia per il momento finisce qui. Sarei davvero felice se Ryu e Sakura si sposassero e avessero un bambino. O una bambina. Sono certo che conoscendo i genitori, crescendo, diventerebbe un combattente formidabile e che sarebbe in grado di prendere il meglio del parco mosse dei due genitori. Per Ryu, Sakura sarebbe la donna ideale, non trovate? Dopotutto, anche Ken si è sposato e ha avuto un figlio. Già li vedo i figli di Ryu e Ken affrontarsi in combattimento, come hanno fatto innumerevoli volte i loro padri. Mi auguro che questo accada presto e voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se un giorno anche i figli di Ryu e Ken entrassero nel roster di Street Fighter? Per me è solo questione di tempo. Dopo aver fatto ai nostri eroi questo bel augurio, io vi invito a lasciarmi un bel like, a condividere questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter ed iscrivervi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Io vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.